a tutti, il giorno quarto sta per iniziare. Oggi proseguiamo sul TED della Croazia, magari entro oggi riusciamo a varcare il confine bosniaco, ma come prima tappa oggi andiamo alla vecchia base militare, l'aerodromo di Zeljava. Sì, vecchia base jugoslava dell'epoca Che fu? di Tito, sperando che la polizia non ci rompa le palle. A pochi passi dal confine bosniaco, i resti di un aereo decadente tra le erbacce segna l'ingresso nell'area di quel che rimane della base militare aerea jugoslava di Zeljava. Costruita per volere del maresciallo Tito, progettata per resistere a un attacco nucleare, è stata realizzata scavando hangar e tunnel lunghi chilometri nel ventre della montagna. In caso di conflitto sarebbe dovuta essere completamente autosufficiente sotto tutti i punti di vista e per questo aveva enormi scorte di carburante e munizione. La zona al di fuori delle strade asfaltate è ancora minata, per cui attenzione a non uscire da quelle. Durante tutta la nostra visita è passata solo una volante della polizia che ci ha salutato col sorriso e ha proseguito. Al giorno d'oggi non restano che gli ingressi ai tunnel, con il classico profilo della deriva degli aerei. Sono talmente scuri e tetri da scoraggiarti a procedere oltre. Io non mi ci ficcherei dentro. Davanti a questi si estendono le lunghissime piste di atterraggio che diventano il posto perfetto per una gara di accelerazione. Sei pronta? 3, 2. Seconda, no, regolare, non fare che sgasate. Anche voi vieni su! Allora Fra, come va? No, non ho le pietre. Io poi? No, pietraio. E fangazzi. Sì, bella lunga oggi. Ehi, bello! Guarda dei posti! Which year are your Africa Twin?
27. Quello di Marco. Nice, nice, nice. Vai. Vai. Sto venendo addosso. Mezzo adatta a questo luogo. A bomba, sono questi bastardi. Eccolo! Ah! Che come l'ho salvato, non lo so. Sono arrivato alla cima qua della roba. Aspetta un attimo. Aspettami. Parcheggio la moto. Sta iniziando a piovere. Questa è la situazione. Prosegue anche peggio. Vai sotto. Aspetta che la gamma sotto, Spingiti prego da sotto. Aspetta, devo fare un passo. Ok. Non fate il nostro errore, anche se inizia a piovere poco, mettetevi anche i pantaloni antipioggia.
che così bagnati sono meno di ancora peggio. Bisogna lavare i pantaloni e gli stivali. Almeno gli stivali sono relativamente asciutti ancora dentro. Dammi subito una pietra. L'assetto ribassato del Tenere con il peso dei bagagli fa in modo che il cavalletto originale sia troppo lungo in tutte le situazioni, per questo l'avevo accorciato di un paio di centimetri. Ma l'alluminio non è un materiale facile da saldare e quando si cricca si spezza di colpo, come era successo ieri e l'anno scorso. Nell'attesa di trovare un saldatore di alluminio ce la caviamo dunque con quello che troviamo. Certo che tra tutti i percorsi che abbiamo fatto in questi giorni, uno dei peggiori farlo oggi, sotto il diluvio universale. La grandine È stato impegnativo. Comunque, qua dietro abbiamo una vittima. Questa scenografia d'Africa in realtà. Hello. Where are you from? Italia. Italia. And you? Austria. What happened? Do you need help? No, I don't need help. I just didn't want to get my thing wet again. I lost all my rain jacket on the way. No! Because the bag was open and I just realized now. How is the road in that direction? Oh, there's some technical parts coming. Loose, rocky. Directions are horrible. Rocky. Really? Because there are U-turn. Okay. So I don't know if it's better in that direction because I will never come back from that direction, but I don't know how it's better. I did not want to go this way now. Oh, shipment! E si conclude anche il TET Croazia
l'ultima parte è stata molto impegnativa, non mi sento di consigliarla a un principiante onestamente. La Croazia rispetto alla Slovenia è un fondale molto roccioso e c'erano dei tornanti con delle rocce grandi che hanno messo a dura prova il pilota qua con la moto carica, e in più a un certo punto ha iniziato a diluviare e a grandinare, quindi ci siamo messi le tute troppo tardi e infatti siamo sotto tutti lavati. Un'avventura. Abbiamo incontrato anche un altro ragazzo, un austriaco che appunto però correva dalla parte opposta del TET e che ci ha detto: io non tornerei indietro dalla parte da cui sono venuto, e noi gli abbiamo detto: noi non torneremo indietro dalla parte da cui siamo venuti. E quindi siamo andati via tutti con quella sensazione di fare la parte peggiore. La questione è che secondo noi lui si è beccato la parte di gran lunga peggiore, perché c'erano dei tornanti cioè lui se li becca in discesa, noi ci siamo fatti in salita, rocciosissimi, pieni di se avete visto questo video terribile, avete visto che razzo di schifo era. E va bene, stasera andremo in Bosnia, no? Vediamo se ci fermiamo in Bosnia o subito dopo il confine o poco prima del confine, e così vediamo cosa fare nei prossimi giorni.